Se non l'hai ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Per realizzare la nostra appina ci servirà del cotone bianco, nero e giallo e un filo rosa, un uncinetto numero 2,5, delle forbici, dell'imbottitura, degli occhietti con la sicura da 6 mm, un ago dalla cruna grossa e un marcapunti. Il cotone che sto utilizzando è questo Hobbii Friends Cotton 8/4. Avviamo il corpo della nostra ape con il filo giallo e andiamo a realizzare un anello magico di 6 maglie basse. Una volta fatto l'anello magico andiamo a realizzare 6 aumenti consecutivi, quindi vado a fare un aumento in ogni maglia. A fine giro ho un totale di 12 maglie basse. Adesso realizzo una maglia bassa e un aumento per 6 volte. Una maglia bassa, vado a marcarla, questa è la prima maglia del giro e marcherò da adesso in poi sempre la prima maglia di ogni giro. Nella maglia successiva faccio un aumento. Ripeto questo passaggio per tutto il giro. A fine giro ho un totale di 18 maglie basse. Adesso vado a fare con l'ultimo giro di aumenti. Faccio 2 maglie basse e un aumento per 6 volte. 1, 2 e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Finito il giro ho un totale di 24 maglie basse. A questo punto proseguo e lavoro 2 giri di maglie basse. Questo è il risultato una volta finiti i 2 giri di maglie basse. Adesso dobbiamo andare a cambiare colore, quindi per prima cosa tolgo il marcapunti e tiro leggermente il cappietto. Con l'uncinetto deve entrare all'interno della maglia, in questo modo. Prendo il mio filo nero, la parte che non è bloccata al gomitolo la blocco con l'indice e l'altro pezzo del filo lo faccio passare all'interno della maglia per formare il mio cappietto. A questo punto vado a bloccare sia il filo nero e sia il filo giallo durante il lavoro, quindi lavoro 3-4 maglie con questi due fili insieme per bloccarli. Fatte 3 maglie per bloccare i fili, prendo il filo giallo e lo tiro. Il cappietto che avevamo allentato scompare in questo modo. Il filo giallo non lo vado a tagliare, lo lascio attaccato al lavoro. Perché? Perché adesso andremo a fare 2 giri con il cotone nero e poi cambieremo nuovamente colore. Una volta finiti i 2 giri di maglie basse realizzati con il nero, dobbiamo nuovamente cambiare colore e utilizzare il giallo. Quindi i passaggi per cambiare colore sono uguali a quello che vi ho già fatto vedere. A questo punto il filo giallo ce l'ho attaccato al lavoro. Quindi lo prendo senza tirarlo troppo, in modo da non fare arricciature nel lavoro,
e vado a realizzare il mio cappietto. Come ho fatto prima, lavoro un paio di punti per bloccare il filo nero, tiro il filo nero per eliminare il cappietto e anche questa volta lo lascio attaccato al lavoro perché dopo altri 2 giri di colore giallo dovremo riutilizzare il nero. Quindi adesso lavoro 2 giri di maglie basse in giallo. Ho di nuovo finito i 2 giri di maglie basse in giallo, quindi come ho fatto prima cambio nuovamente colore e vado a lavorare 2 giri di maglie basse col colore nero. Finiti i 2 giri di maglie basse in nero, dobbiamo andare a eliminare il colore nero e proseguire solo ed esclusivamente con il giallo. Quindi andiamo a cambiare colore come abbiamo fatto prima. Prendo di nuovo il mio colore giallo che è sempre attaccato, blocco lavorando il filo nero insieme a questo giro, quindi 2-3 punti, tiro il filo nero per eliminare il cappietto e in questo caso vado a tagliarlo perché non ci servirà più. Adesso andiamo a fare un giro di maglie basse con il colore giallo. Finito il giro di maglie basse in giallo, dobbiamo andare a fare le diminuzioni, quindi andiamo a fare 2 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Prima maglia fatta, seconda e vado a fare la diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Questo è il risultato finale e dobbiamo avere un totale di 18 maglie basse. Adesso proseguiamo a fare una maglia bassa e una diminuzione per 6 volte. Prima maglia bassa e adesso una diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Arrivati a fine giro abbiamo un totale di 12 maglie basse. Adesso ci interrompiamo un attimino e andiamo a inserire gli occhietti. Prendo i miei occhietti, sto attenta, vedete qui il cambio di colore che stia in basso, qui c'è il mio centro, quindi l'anello magico, e vado contando 1, 2, 3, il secondo e il terzo giro vado a inserire il mio occhietto. In questo modo e faccio la stessa cosa dall'altra parte. 1, 2 e quindi qui. Prima di andare a chiuderli controllo che siano messi bene. Se non ci soddisfano andiamo a spostarli. Una volta che ci soddisfano li blocchiamo. Una volta che abbiamo inserito anche gli occhietti e bloccati andiamo a imbottire. Prendiamo la nostra imbottitura e andiamo a inserire bene all'interno del nostro corpicino. Una volta che abbiamo finito di imbottire andiamo a fare l'ultimo giro di diminuzioni e andiamo a fare 6 diminuzioni consecutive.
una, due, tre, quattro, 5 e 6. Faccio una catenella e taglio il filo. A questo punto devo prendere l'ago perché andrò a eliminare questo forellino, quindi inserisco il filo nell'ago. Una volta inserito deve entrare nella prima costina di ogni maglia. Entro con l'ago e faccio passare il filo. Una volta passate in fila tutte le maglie, stringo. Vedete? Il forellino è scomparso. Prendo una maglia, faccio un nodino per bloccare il filo e poi lo vado a disperdere all'interno della lavorazione. E il nostro corpicino della pinna è concluso. Adesso andiamo a realizzare le ali. Prima di andare a realizzare le ali, andiamo a ricamare le guanciottine. Quindi entro in un punto sul lato della mia pinna, stando bene attenti che dove abbiamo cambiato il filo sia rivolto verso il basso. Usciamo in una maglia sotto l'occhio, tiriamo il filo. Qui ne lasciamo un pochettino perché ci servirà poi per fare il nodino e bloccare il filo. Ci spostiamo nella maglia successiva e ritorniamo indietro. Ripetiamo questo passaggio un'altra volta, solo che invece di ritornare indietro ci spostiamo dall'altro lato. Quindi esco in questo punto e torno indietro di una maglia. Rifaccio ed esco dove sono entrata. Faccio 2 nodini per bloccare bene il filo. 1 e 2. Adesso nello stesso punto rientro con l'uncinetto e vado dall'altra parte per disperdere il filo. Faccio la stessa cosa con questo filo che rimane e la nostra faccina è conclusa. Andiamo a realizzare le nostre ali e prendiamo il filo bianco. Avviamo un anello magico di 5 maglie basse. Una volta fatto l'anello magico di 5 maglie basse, dobbiamo andare a fare 5 aumenti consecutivi, quindi un aumento in ogni maglia. Fatti 5 aumenti consecutivi ho un totale di 10 maglie basse. Adesso vado a lavorare 3 giri di 10 maglie basse. La prima maglia del giro, come sempre, la andiamo a marcare. Una volta realizzati 3 giri di 10 maglie basse, questo è il risultato.
dobbiamo andare a fare 5 diminuzioni consecutive. Una, due, tre, quattro, 5. Faccio una catenella e posso andare a tagliare il filo. La nostra prima ala è conclusa, ne dobbiamo fare. Una volta realizzate le due ali, le metto una vicina all'altra in questo modo e le vado a cucire. Io ho già inserito il filo nell'ago e procedo subito con la cucitura. Vado a fare una cucitura grossolana, quindi vado a prendere una maglia da un lato e una maglia dall'altro, tentando di rispettare il più possibile le maglie. Una volta unite insieme, prendo la mia pinna e le metto al centro. Nella riga qui di mezzo gialla. Sto attenta che siano al centro anche con la faccina. E adesso vado a bloccarle al corpo. Metto un paio di punti. Una volta bloccate, qui c'è quest'altro filo, vado a fare un paio di nodini. Come ho fatto prima per le guance, vado a disperdere il filo all'interno della lavorazione. Prima uno e poi l'altro. Questo è il risultato finale della nostra pinna. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi ricordo nuovamente di lasciare un like e un commento e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!